E benvenuti in questa nuova gustosa avventura culinaria con un piatto estremamente semplice. Così scoprirete come pochi ingredienti possono dar vita a una sinfonia di sapori racchiusi in questo iconico piatto della tradizione italiana. Buona visione! Il bello di questo primo piatto è che, oltre ad essere davvero molto saporito, molto gustoso, è anche veloce da preparare. Infatti porto già ad ebollizione l'acqua e metto il sale. Nel frattempo, in una padella accanto, vado a mettere un filo di olio extravergine di oliva. Cosicché giusto il tempo di cottura della pasta, io preparo il sughetto e sarà pronta contestualmente. Vado a tagliare una bella cipollina rossa dolce di Tropea in questo modo qua, né troppo grossa né troppo sottile, così piace a me. Questa cipolla ha la particolarità di essere molto dolce e anche molto leggera da digerire. Appunto, anche se vado a preparare soltanto una semplice porzioncina per me da 300 grammi, ne metto una intera. E queste cipolle, se volete, ancora le trovate disponibili sul nostro sito sfizidicalabria.com insieme a tutti gli altri prodotti calabresi del nostro negozio che vi possiamo spedire fino a casa. Vado ad aggiungere la cipolla sull'olio caldo e diamogli un po' di carattere a questo primo piatto, aggiungendo, se non certamente, un bel peperoncino diavolicchio rosso, bello maturo e piccante. Lo vado a mettere quasi tutto perché la piccantezza deve essere giusta a seconda del proprio gusto personale. Allora lascio scaldare sia l'olio che il peperoncino, li faccio soffriggere e nel frattempo che l'olio raggiunga la temperatura vado a tagliare a rondelle queste belle olive nere, anch'esse sono saporite e daranno gusto al piatto finale. Siccome ci sono diversi ingredienti che hanno la giusta sapidità, con il sale dobbiamo saperci regolare per non esagerare e per dare il giusto quantitativo. Però adesso andiamo per gradi. Me le taglio tutte, così mi piacciono di più. Potevo metterle anche intere, però sinceramente vederle a rondelle le preferisco. Successivamente l'acqua in ebollizione, vado a calare i 300 grammi di spaghetti. Spaghetti che, come di consueto, scelgo trafilati al bronzo, così sono belli ruvidi, trattengono il sugo e poi rilasciano l'amido nell'acqua di cottura. Aggiungo ancora 2 belle acciughine sott'olio che lascio sciogliere nell'olio ormai diventato ben caldo e poi a seguire anche una manciata di capperi che avevo precedentemente dissalato e sciacquato. Vedete? Per questo vi dicevo che ci sono degli ingredienti sapidi e con il sale dobbiamo saperci regolare. Mamma mia, intanto che profumo, ragazzi! Ho un appetito da lupi. Non vedo l'ora che questo piatto di pasta è pronto, ma ci vorrà davvero un attimo. Procediamo. L'altro passaggio qual è? Andiamo a macinare del pepe nero sempre sull'olio caldo, in questo modo qua. Così tutto fa profumo e tutto influirà poi sul gusto finale del piatto. E adesso è il momento di aggiungere l'ingrediente principale. Intanto io ancora oggi ho la fortuna di cucinare all'aria aperta, ci sono delle giornate bellissime e me la godo così. Dicevo, l'ingrediente principale, se non il tonno che trovate disponibile sempre sul nostro sito Sfizi di Calabria. Questo è un tonno invaso, leggermente piccante, con qualche pezzettino di peperoncino, ma è una piccantezza davvero lieve. Poi infatti avete visto che ho aggiunto un altro diavolicchio, però quell'olio che c'è all'interno del vasetto, vedete che è bello rosso, è davvero molto gustoso. Per questo mi sono tenuto un po' scarso con il filo d'olio iniziale, perché sapevo che c'era anche questo qui del tonno. Questo è il sughetto, molto molto semplice, non mi resta che aggiungere quelle rondelline di olive nere e ci siamo. Adesso non mi resterà che attendere la cottura al dente degli spaghetti
anzi prima metto un mestolino, mezzo mestolino d'acqua di cottura e poi attendo che gli spaghetti siano al dente per tuffarli in questo gustosissimo sughetto. Intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se provate piacere a guardare i miei video potete iscrivervi al canale YouTube se non l'avete fatto e vi consiglio di attivare la campanellina in basso a destra, così resterete aggiornati in automatico e soprattutto gratuitamente ogni qualvolta che caricherò un nuovo video. Lascio andare giusto un altro minutino, come vedete ho calcolato i tempi alla perfezione, così i sapori si uniscono e si amalgamano insieme. Ed è così il momento di spostare gli spaghetti dalla pentola di cottura alla padella. Li sposto tranquillamente con questa pinza, così lascio che si tirino dietro un po' di acqua di cottura, così mi servirà poi per far unire la pasta al sughetto, e vado a calare questi 300 grammi di spaghetti. Questa è la porzione giusta, perché solo un piatto di questa pasta non basta, fa anche rima, perché è davvero gustosa. Oggi la mangerò come piatto unico, poi per secondo soltanto un po' di frutta e basta. Ma questi 300 grammi non me li toglie nessuno, me la voglio gustare. Ho aggiunto ancora mezzo mestolino sempre d'acqua con l'amido, quella di cottura, un filo d'olio extravergine a crudo per esaltare ancora di più il gusto della freschezza mediterranea, e poi il tocco importantissimo finale dell'origano selvatico di montagna sbriciolato. Ora non mi resta che fargli fare giusto 4 salti per amalgamare la pasta agli ingredienti ed il piatto è pronto. Io non preferisco aggiungerci formaggio, ma se voi lo preferite sapete certamente che non sarò io a vietarvelo. Mi conoscete bene ormai, soprattutto chi mi segue da tempo. Io sono per la libertà in cucina, ognuno deve cucinare a modo suo e a seconda del proprio gusto personale. Vado ad impiattare nel mio tegamino, che mi sono fatto fare a misura per l'impiattamento a valanca. Vi ricordo che potete averli a casa vostra a domicilio. Per informazioni mi potete contattare nel numero WhatsApp in alto a sinistra. Vedete, li potete mettere anche nel forno fino a 250 gradi, non c'è nessun problema, sono in alluminio alimentare e sono davvero belli capienti per queste mega impiattate. Ecco, il mio piatto è pronto, il bis rimane a caldo in padella e adesso non mi resta che prendere la forchetta e darci una bella arrotolata. Guardate com'è bella, cremosa sotto, ma soprattutto sono tutti ingredienti gustosi, belli saporiti, tutto molto molto semplice. Avete visto, non ci ho messo niente a farla, davvero il tempo di cottura degli spaghetti e siete pronti. Quindi magari valutatela anche per lo spaghetto dell'ultimo secondo oppure di mezzanotte. Forchettata pronta, bocca pure. Questo lo dedico a tutti voi, a tutti quelli che aspettano con gusto questo momento e a tutte le persone che mi vogliono bene come io voglio bene a tutti quanti voi. Provate a replicarlo, buona forchettata anche a voi, lasciatemi un commento qui sotto se vi fa piacere e io vi aspetto al prossimo video. Io sono Gianluca, per chi non mi conoscesse, e questo è il canale di Sfizi di Calabria, tutta la bontà calabrese.